«14 gennaio 2025. Sono le 21:30 e io, insieme ad altri cultisti, decido di avviare una live su Twitch e iniziare completamente in blind mouthwashing. Avevo già sentito parlare di mouthwashing in passato, prima da amici, poi da creator esteri, poi dai miei stessi colleghi italiani. Ma non sapevo nulla su questo gioco. Sapevo solo che era un horror psicologico, ben scritto, con una direzione artistica molto particolare e che il suo finale era così potente a livello narrativo da essere riuscito a traumatizzare internet. Ma non potevo assolutamente sapere che questo giochino indie mi avrebbe ridotto così. Non so che cazzo dire. Davvero questo gioco è così pesante? Sì ragazzi, sì. E adesso vi spiego il perché. In Mouthwashing noi seguiamo le vicende dell'equipaggio della Tulpar, una nave mercantile spaziale sotto contratto con la Pony Express, un'azienda che ha il compito di spedire pacchi attraverso la galassia in maniera rapida ed efficiente. Un po' come Amazon. Tralasciando la sequenza iniziale che mi ha fatto perdere 12 anni di vita in 2 secondi, perché non si... Il gioco non si fa problemi a sbatterci in faccia il suo stile narrativo. Mouthwashing segue infatti una narrazione non lineare. La trama di gioco non ci viene raccontata in ordine cronologico, ma a pezzi. Gli eventi principali vengono spesso e volentieri tagliati a metà allo scopo di trascinare il giocatore all'interno di una narrativa opprimente, confusionaria, ma brillante. Oh, che carini, stanno mangiando una torta! Cosa cazzo è appena successo? Mouthwashing è un videogioco che, a differenza di altri titoli con cui condividere l'etichetta di genere, fa della trama e dell'esplorazione psicologica dei personaggi il suo punto di forza. Ogni personaggio all'interno di Mouthwashing è unico, ben scritto e verosimile. È impossibile non provare simpatia o antipatia nei loro confronti. Sembrano quasi vivi. Abbiamo Curly, il capitano della nave, gentile e apparentemente ingenuo, Jimmy, il copilota, taciturno e irresponsabile, Swansea, il burbero meccanico di bordo, Anya, la timida ma determinata infermiera, e Daisuke, il povero tirocinante buttato dentro all'ultimo minuto. Immaginate di prendere questi 5 personaggi, completamente diversi tra di loro, e costringerli a stare insieme per più di un anno all'interno di una claustrofobica nave spaziale. Cosa potrebbe mai andare storto? Ok, allora, la trama di Mouthwashing, come dicevo prima, è il punto di forza di questo gioco, ed è anche il motivo che rende questo titolo completamente diverso da tutto il resto del panorama indie horror. Mouthwashing, con il suo taglio cinematografico, che per certi versi assomiglia molto a quello di Nolan, ci porta in un viaggio angosciante e oscuro verso la completa autodistruzione umana. Ho voluto addolcire un po' la pillola prima, ma non c'è niente di cui scherzare su questo gioco. Mouthwashing è un gioco che parla di responsabilità, paura, timori, angoscia e violenze, di tutti i tipi, da quella psicologica a quella fisica e sessuale. Nel corso del gioco e attraverso tutti i vari flashback che lo compongono, assisteremo alla lenta e inesorabile autodistruzione dell'equipaggio della Tulpar. Ogni nostra azione all'interno della nave spaziale avrà serissime conseguenze per ogni singolo personaggio. La cosa che mi ha davvero fatto paura mentre lo giocavo in live non erano i jumpscare, pochissimi e davvero ben studiati, ma il senso di colpa perenne che mi tormentava mentre giocavo. Gli sviluppatori di Mouthwashing sanno molto bene quello che fanno. Ci fanno conoscere questi personaggi, così estremi ma allo stesso tempo così reali, e ci mostrano il loro lato più oscuro, suscitando in noi paura, disgusto e pietà. Mentre assistiamo alla lenta distruzione della Tulpar, non possiamo fare altro che vedere questi ragazzi sgretolarsi pezzo dopo pezzo a vicenda, attraverso manipolazioni, insulti, minacce e abusi. Ed è in quei terribili momenti che mi rendo conto della vera bellezza di questo gioco. Ogni cosa all'interno di Mouthwashing, che sia un dialogo, un'azione o un incubo, nasconde una simbologia che riesce a dare a quella scena un doppio o anche un triplo significato. Prendiamo ad esempio il personaggio di Curly. Curly è il capitano della nave. All'apparenza egli appare come un ingenuo, una persona buona che, nonostante tutte le buone intenzioni, fallisce nel proteggere e gestire i membri del suo equipaggio, innescando così gli eventi del gioco. Ma se si analizzano le scene in cui lui parla 2, 3, anche 4 volte, si iniziano a notare, come dire, dei pattern. Lui non è veramente un ingenuo, lui sa cosa sta succedendo, sa cosa tormenta i membri del suo equipaggio, in particolar modo Anya, sa cosa bisognerebbe fare per risolvere la faccenda, ma non fa nulla. Curly non è una persona buona. Eh sì, mi dispiace fandom di Mouthwashing che cerca di dipingere Curly come un bravo ragazzo che si ritrova in un contesto difficile, ma Curly non è una persona buona.
è una persona passiva, succube del suo migliore amico, Jimmy, che nel mentre approfitta del suo status di capitano per fare un po' il cazzo che gli pare. Curly non è un bravo capitano. Curly non è una brava persona, è solamente un vigliacco, un debole, che cerca sempre di mantenere una finta facciata di tranquillità con il suo equipaggio, ma fallisce miseramente e il prezzo che paga è altissimo. Anche Jimmy a livello umano fa schifo, è un personaggio scritto così bene che ogni sua azione ci disgusta nel profondo del nostro cuore. È un irresponsabile, violento e sarcastico pezzo di merda che quando non è in grado di reggere una situazione pesante inizia a scaricare tutta la sua frustrazione addosso agli altri. Una persona disgustosa, un personaggio disgustoso. Quando un personaggio che ricopre il ruolo di villain ti fa veramente angoscia, allora quel personaggio è scritto davvero bene. Per quasi tutta la durata del gioco noi vestiremo i panni di Jimmy, ok? E c'erano certi momenti in cui non riuscivo a sopportarlo. Avevo paura di quello che il personaggio che io stesso controllavo avrebbe potuto fare. Questo non è solo horror, questo è videogioco. Ma non sono solo Jimmy e Curly le star di mouthwashing, anche gli altri personaggi sono responsabili della tremenda storia del gioco. Anya, Swansea, Daisuke, ognuno di loro è purtroppo una vittima dell'incompetenza di Curly e della cattiveria di Jimmy. Nel corso della mia run non ho potuto fare a meno di affezionarmi a ognuno di loro, principalmente ad Anya e a Swansea. Sono personaggi che in un modo o nell'altro mi hanno colpito. Anya è un personaggio drammatico, una bravissima ragazza, determinata e intelligente, che è costretta a convivere per un intero anno all'interno di una nave spaziale con un uomo che abusa di lei. Una vittima che solo verso la fine del gioco riuscirà a riprendere il controllo della sua vita, anche se nella maniera più triste e drammatica possibile. Non vi faccio nemmeno immaginare l'impatto mediatico che questo personaggio ha avuto su internet. Swansea invece è il personaggio in cui mi sono immedesimato di più. Duro e cattivo all'esterno, ma dolce e buono all'interno. Vedere su schermo un uomo che ha vissuto in maniera passiva e indifferente la sua intera vita, cercare di redimersi per proteggere una persona innocente, per dare effettivamente uno scopo alla sua vita, mi ha davvero distrutto. Ho apprezzato un sacco lo sviluppo di questo personaggio e, spoiler, vederlo morire per mano di Jimmy mi ha lasciato un solco così profondo da portarmi quasi alle lacrime. Alla fine della fiera, nella storia di mouthwashing, Swansea sarà anche stato ucciso da Jimmy, ma il grilletto l'ho dovuto premere io. E ragazzi, quanto cazzo fa male. Daisuke invece è il classico personaggio idiota, gentile e ingenuo dei film horror. Una persona che vorresti proteggere a tutti i costi, un bambino troppo cresciuto che non si merita tutto quello che gli sta accadendo, ma che alla fin dei conti verrà ucciso proprio dalla nostra mancanza di empatia e responsabilità. La scena della sua morte è qualcosa di atroce. Le scene di mouthwashing sono spesso simboliche e sono difficili da intuire al primo colpo, ma tranquilli, perché se non ci riescono i dialoghi c'è sempre l'ambientazione. L'ambientazione di mouthwashing è qualcosa di incredibile. Tralasciando le enormi vibe all'Alien, la Tulpar ci dà una sensazione soffocante di disagio e insicurezza perenni, che rispecchia per certi versi le vicende dei personaggi. Nonostante l'estetica stile PlayStation 1 di mouthwashing, la Tulpar è incredibilmente dettagliata, piena di decorazioni anche apparentemente inutili, ma che svolgono una funzione di narrazione visiva all'interno del gioco. L'ambiente di gioco è ripetitivo, buio, claustrofobico, quasi fino alla nausea. Ciò ci causa un'ansia perenne che ci farà accompagnare dall'inizio alla fine del nostro viaggio. Questa è un'altra cosa che ho apprezzato di mouthwashing. Mentre in altri videogiochi indie che sfruttano l'estetica PSX e l'ambientazione minimale, quasi lasciata in secondo piano, in questo titolo le visuals sono tutto. Giochi da tavolo lasciati incustoditi, attrezzi da lavoro sistemati in una maniera quasi maniacale, i vari post-it e documenti lasciati sulla bacheca dai membri della Tulpar. Questi piccoli dettagli non servono solo a darci quel feeling di realismo atto a innescare una sorta di somiglianza con la realtà, ma creano una mini lore dei personaggi del gioco, quasi una storia dentro la storia. È quasi come se tutti questi dettagli volessero far capire a noi videogiocatori che quello che stiamo vivendo sia perfettamente plausibile e riproducibile nella vita di tutti i giorni. Se ci pensate è spaventoso. I vari riferimenti sia visivi che uditivi poi si sprecano, ragazzi. Neon Genesis Evangelion, Alien, Shining. Cavolo, anche i personaggi stessi di mouthwashing sono dei riferimenti a opere famose. Ma anche la narrativa gioca un ruolo importantissimo all'interno di questo gioco. Le vicende del gioco, come dicevo all'inizio, sono tutte frastagliate, strutturate attraverso enormi flashback e flash forward che non solo ti tengono sempre in allerta, ma ti fanno anche appassionare a tutto ciò che sta accadendo su schermo. Potremmo vederlo come un gioco nel gioco. Mentre stiamo cercando di destreggiarci attraverso situazioni orrende e allucinazioni audiovisive, dobbiamo anche collegare tutti i puntini e completare il grottesco mosaico di mouthwashing per riuscire a capire qualcosa della trama.
fantastico. Io amo la narrativa non lineare e vedere un esempio così ben confezionato in Mouthwashing mi ha veramente colpito. Adesso, se proviamo ad unire tutte le cose che vi ho elencato finora, capirete perché quella fottuta sera del 14 gennaio io sono rimasto traumatizzato da questo gioco. Ero a pezzi, ragazzi. Vedere tutti quei personaggi che mi hanno in un certo senso donato un pezzo della loro anima morire in maniera così atroce, principalmente per mano mia, mi ha veramente distrutto. Il discorso di Swansea verso la fine del gioco penso che sia il mio momento più alto di Mouthwashing. La rabbia contro Jimmy e la sensazione di impotenza che ho provato alla morte di Swansea mi hanno davvero distrutto. Jimmy avrebbe potuto affrontare le sue responsabilità come una persona matura, avrebbe potuto cercare un'altra via, un modo per non far soffrire i suoi amici. Così facendo avrebbe potuto evitare la mutilazione di Curly, il suicidio di Anya e l'omicidio di Daisuke e Swansea, ma non l'ha fatto. Curly invece avrebbe potuto essere un capitano migliore, un essere umano migliore. Aveva tutti i mezzi per proteggere Anya dagli abusi di Jimmy. Aveva il diritto e il dovere di fermare il suo amico. Ma non l'ha fatto. E tu? Fino a dove ti spingeresti per proteggere un amico? Curly si è spinto troppo oltre. Il suo essere così passivo, così cieco e indifferente alla sofferenza degli altri e così, diciamocelo, viscido, ha permesso a Jimmy di causare una reazione a catena che ha innescato tutti gli orribili eventi di Mouthwashing. E ragazzi, quella sera, anche a causa del mio avatar, non avete potuto vedere le mie lacrime quando ho visto la povera Anya morta a terra nell'infermeria. Voi non potete vedermi in questo momento, ma io ho le mani in faccia. Non avete potuto vedere la mia reazione schifata quando Jimmy, in preda all'ennesimo raptus di follia, ha ben pensato di poter salvare Curly inserendo all'interno del pod criogenico al posto di Daisuke. Io lo sapevo che sarebbe finita così. Non avete potuto vedere la mia rabbia e la mia ammirazione per gli sviluppatori di Mouthwashing. Rabbia per un finale così crudele e malvagio e ammirazione per aver avuto le palle di creare un gioiellino del genere. Solo dopo aver visto Jimmy che finalmente si toglie di mezzo sparandosi un colpo di pistola in testa. Solo dopo aver visto Curly congelato dal pod criogenico per 20 lunghi anni, traumatizzato e mutilato da tutto ciò che ha causato la sua indifferenza al dolore degli altri. E solo dopo aver visto i titoli di coda di Mouthwashing, il mio cervello si è finalmente ripreso e ha parlato, rivolgendo un ultimo, crudele pensiero a quel bastardo di Curly. Spero che faccia male.